Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Guardate che gioiello, oggi vi farò conoscere l'incisore a fibra della Enjoy Wood. Ragazzi, avete presente gli incisori a fibra, quelli grandi, industriali, che incidono in un attimo sul metallo? Ecco, questo fa la stessa cosa. È un qualcosa di impressionante, non avevo mai provato un laser a fibra e sto rimanendo senza parole, perché è riuscito ad incidere in pochissimi secondi quello che altrimenti con gli altri incisori laser, soprattutto quelli a diodo, richiedono invece diversi minuti, diverse ore. Questo lo fa in pochi secondi, lo fa bene con una definizione elevatissima e anche facile da utilizzare, trasportabile e ragazzi, tra l'altro, ma ve l'avevo già detto che Enjoy Wood è praticamente la copia di Atomstack. Questo è lo Enjoy Wood M4 e Atomstack fa un modello identico con le stesse caratteristiche, stesse prestazioni, stessa forma, stesso peso, stesse dimensioni, che si chiama Atomstack M4. Praticamente è lo stesso prodotto. E quindi, come Atomstack ci ha abituati ad avere la massima qualità, Enjoy Wood, avendo gli stessi componenti e lo stesso comportamento, le stesse prestazioni, avremo anche in questo caso la massima qualità. Adesso vi faccio vedere tutto quello che riesce a fare, vi farò vedere quello che era contenuto all'interno della confezione e rimarrete sbalorditi, perché incidere il metallo con questa velocità, con questa definizione, secondo me non ha prezzo. Non ha prezzo? No, no, già l'ha il prezzo, ragazzi. Effettivamente è un prodotto che viene acquistato non dal lobbista, oddio, poi se il lobbista vuole acquistarlo può acquistarlo, ma viene acquistato soprattutto per motivi professionali. Quindi chi ha bisogno per lavoro di incidere rapidamente, soprattutto in successione, allora ha la possibilità di acquistarlo con un prezzo scontato di circa 1230 euro, ma il suo prezzo senza sconto si aggira attorno ai 2000 euro e solitamente laser a fibre industriali costano svariate migliaia di euro, quindi diciamo che per quello che non costa tanto, però ovviamente la cifra non è indifferente, quindi vediamo con questa cifra quello che riesce a fare. Iniziamo. Questa è la confezione con cui viene venduto, all'interno troviamo la solita gomma piuma per proteggere il tutto, quindi tutto separato con i vari scomparti. Vengono date in dotazione anche cavetti sia di alimentazione che per collegarlo al computer. Io sto utilizzando quello che già avevo, ma vi faccio vedere quello che troviamo direttamente sul bancone. Ovviamente all'interno della confezione troveremo anche l'incisore che adesso vedremo da vicino, l'alimentatore, poi troviamo anche alcuni accessori che ci servono per fare le calibrazioni, quindi questi fogliettini in alluminio verniciato che volendo potremmo anche incidere, che essendo di colore nero ci serviranno per fare la messa a fuoco velocissima, rapidissima e molto pratica. Un pennino con all'interno anche il software, quindi alcuni file insomma per poterlo utilizzare, tra cui driver eccetera, chiavi a brugola, viti, vitine, insomma. Poi ho trovato anche questa plastilina che sinceramente non ho capito a cosa serve, forse a fissare pezzi, comunque una plastilina, e poi ho trovato anche una gomma piuma che forse serve a metterla sotto per fare dei piedini antiscivolo, ma già comunque sono montati. Comunque troviamo anche questo, più un righello che può servirci per mettere a fuoco, ma ragazzi non serve perché abbiamo due modi per mettere a fuoco in modo molto rapido. Degli occhialini, io sinceramente sapevo che con il laser a fibra gli occhialini protettivi non servono, ma in generale questo tipo di occhialini non servono a nulla e vi consiglio di comprare questi occhiali certificati, occhiali a norma con la marchiatura, e vi lascerò il link per poterli utilizzare sia con il laser a diodo e costano circa 40-50 euro. Poi troviamo anche alcuni accessori che vanno utilizzati sulla macchina. Allora, questo cono semitrasparente di colore azzurro che va messo nella parte bassa semplicemente ad incastro, perché si può utilizzare anche se non fissato a questa base, quindi utilizzandolo come distanziatore per poggiare l'incisore laser su alcune superfici. Infatti è possibile smontarlo, ma prima di smontarlo vi faccio vedere qualche altra cosa. Questa base che è possibile separare e ha tutti i fori filettati sia qua che qua, perché è possibile utilizzarlo per incidere per esempio delle superfici, ipotizziamo un tavolo, un mobile, una struttura comunque grande che non possiamo mettere qua sotto, e allora possiamo incidere la superficie semplicemente facendo passare il laser da questo foro, e tutti questi forellini sono filettati perché abbiamo la possibilità di mettere questa staffa nel caso in cui dobbiamo fare delle incisioni ripetute, quindi lo fissiamo con le viti che vengono date in dotazione e una volta bloccato nel punto in cui ci interessa avremo la possibilità di posizionare sempre il pezzo nello stesso modo, in modo da ripetere le incisioni in sequenza. Ora lo smonto molto rapidamente, vi faccio vedere un dettaglio. Allora guardate, qua in basso è presente questa rotellina, si svita semplicemente e il laser non cade giù perché ha un sistema anti-ribaltamento. Allora, ok, che consiste in questi quattro piolini che vanno a inserirsi in questi fori, e noi possiamo utilizzare l'incisore laser in questo modo, sfruttando questa distanza, mi stava cadendo, sfruttando questo pezzo per poter incidere sulle varie superfici. Quindi se volessi incidere su un mobile
Potrei poggiarlo anche in questo modo, avendo la distanza corretta. Da questa parte abbiamo il tasto di accensione, l'ingresso per l'alimentazione elettrica e l'ingresso per il cavo USB e poterlo collegare al computer. Da questa parte abbiamo questa rotellina. Allora, piccola premessa, c'è un altro foro filettato e ho trovato all'interno della confezione questo strano oggetto, mi sembrava quasi un ugello, ma dico, ma questo laser non ha bisogno dell'ugello, e invece va fissato qua e si utilizza praticamente per girare molto più velocemente questa rotella, che serve ad alzare ed abbassare tutta la parte superiore del laser in modo da regolare la messa a fuoco. Allora, qua abbiamo anche la possibilità tramite questo tastino di ripetere eventualmente l'incisione senza dover andare di nuovo sul computer a dare il comando, e da questa parte abbiamo anche un riferimento con questi centimetri per poter regolare l'altezza anche ad occhio. Allora, come vedete c'è questa lente e all'interno c'è un sistema di specchi che va a proiettare una potenza molto elevata con una velocità rapidissima. Guardate, anche da questa parte ci sono questi piccoli magneti che vanno a combaciare con dei magneti posti pure sulla base, che però non hanno alcuna tenuta. Comunque continuiamo. Perché non vi parlo della tecnologia fibra? Perché non voglio fare lo spavaldo e perché è la prima volta che utilizzo un incisore laser a fibra. Ho testato che funziona bene e voglio dimostrarvi come anche chi non è un esperto può utilizzarlo senza alcun problema. Non ho nulla da insegnare a nessuno, voglio solamente condividere il funzionamento di questo incisore laser e la mia esperienza più che positiva. Quindi collego l'alimentazione elettrica, ok, lo accendo e come vedete abbiamo due puntini laser proiettati sulla superficie. Se questa fosse la superficie da incidere, io dovrei regolare la messa a fuoco in un modo molto rapido. Quindi mettiamo questo fogliettino di colore nero, vediamo se così riuscite a vederlo meglio, e tramite la rotella da questa parte, come vedete, alzando ed abbassando, io li allontano e li avvicino. Quindi abbassandolo, quando i puntini saranno perfettamente sovrapposti, allora la messa a fuoco sarà corretta. Ma questo non è il laser che inciderà. Questi sono due proiezioni laser che si incrociano e che quindi, quando sono troppo lontane o troppo vicine, proietteranno due punti separati. Invece quando sono alla distanza, quando la base, quando il tutto è laser, è alla distanza corretta dalla superficie da incidere, i due punti andranno a combaciare nel punto in cui collimano e quindi avremo l'altezza corretta indicata da questo sistema molto semplice. Però questo laser ci serve pure a tracciare la forma che dobbiamo incidere. È fantastico, ragazzi. Allora, perché perdere tempo? Vi faccio vedere direttamente come incide, vi lascio senza parole, pure le caratteristiche tecniche che comunque trovate in modo molto dettagliato sul sito Banggood. Allora, collego quindi il cavo USB, ho già preparato il file sul computer e va utilizzato il programma che viene dato in dotazione, che si chiama SeaCAD. È semplicissimo da utilizzare, non vi faccio alcuna spiegazione perché comunque ci vorrebbe tantissimo tempo, ma ci sono dei tutorial, insomma, comunque è intuitivo per chi smanetta con queste cose, riesce a utilizzarlo senza problema. Allora, voglio farvi vedere prima l'incisione su questa spatola. Guardate, tempo fa ho fatto un'incisione con un laser a diodo, per sbaglio è venuta sovrapposta, ma per fare questa incisione solo con le linee ci sono voluti diversi minuti. Di solito io, quando le incisioni richiedono tanto tempo, accelero le inquadrature delle incisioni. In questo caso invece forse dovrei rallentarlo perché è davvero velocissimo. Allora, qua abbiamo circa 40 mm. Innanzitutto faccio una prova, non so se riuscite a vedere da questa parte, a fargli fare la sagoma, quindi il frame del punto in cui andrà a incidere. In questo modo va bene, posiziono la spatolina in modo che l'incisione venga nel punto corretto. Ok, ragazzi, siete pronti a guardare come riesce ad incidere? Allora, potenza in millimetri al secondo 300, che sono tanti per poter fare un logo pieno. Potenza facciamola al massimo, quindi mi metto gli occhiali e procediamo con questa incisione. Allora, farò un solo passaggio. Ho deciso di fare l'incisione, si può decidere anche che angolazione dare, con un'inclinazione di 45 gradi. Eventualmente ne farò poi un'altra se non dovesse soddisfarmi. Andiamo, via. Ragazzi, guardate che velocità, facciamo uno zoom, sta già incidendo, è già arrivato praticamente quasi a metà del lavoro. Non so se riuscite a vedere bene, forse devo sistemare prima il tutto. Comunque guardate, sono passati pochissimi secondi e ha già quasi completato l'incisione. Ci sono troppi riflessi, peccato. Comunque già l'ha completata. Allora tolgo lo zoom, tanto ve ne farò vedere tante altre, e guardate che meraviglia, un'incisione perfetta realizzata forse in 10 secondi.
bellissima, davvero perfetta. Quindi proviamo a fare qualche altra cosa. Allora voglio provare sul metallo verniciato, su questa calamita, questo magnete per le saldature. Continuiamo e facciamo un'altra marcatura. Questa volta voglio ridurre leggermente, lo mettiamo la metà, 150, sempre potenza 100%. Mettiamo anche il cronometro così potete vedere quanto tempo impiega, non è proprio dritto al 100%. Ok, così ci siamo. Ok, siete pronti? 3, 2, 1, via. Ragazzi, io non ho parole. Io sono sbalordito dalla qualità, dalla potenza, dalla velocità, dalla definizione di questo incisore laser. È il laser a fibra, ragazzi, si usa a livello industriale, ma considerate ce ne sono di molto più potenti che riescono a dare dei risultati ovviamente con prestazioni maggiori su superfici più grandi. Questo è da utilizzare per fare dei lavori, diciamo, un pochettino più sbrigativi. Siamo a 30 secondi. Considerate che ho ridotto la velocità, poco fa eravamo a 300, ora siamo a 150, abbiamo la nostra incisione perfetta, con un'ottima qualità, un'ottima risoluzione. Perché non mette a fuoco oggi? Ok, guardate, davvero meravigliosa. Sul metallo verniciato, se avessi fatto più passate avrei rimosso completamente la vernice. Considerate che questo è un magnete per la saldatura e ha una vernice molto resistente perché urta contro il metallo, insomma, è sottoposto a calore intenso, e ci ha dato questo risultato eccezionale. Proviamo con qualche altra cosa, proviamo con la pelle. Ragazzi, voglio farvi vedere come riesce ad incidere sulla pelle. Ok, guardate, la pelle ovviamente in questo caso è un pochettino ondulata, quindi sicuramente il risultato in alcuni punti non verrà bene come in altri. Lo mettiamo a 300, stop, vai. Guardate, avevo tra l'altro ancora il cronometro che scorreva, quindi va bene, voi non lo vedete, io lo interrompo nel frattempo perché non serve più, ma guardate con quale velocità, sentite la mia voce, vedete che è tutto in tempo reale, con quale velocità riesce ad incidere, e il risultato già da ora è straordinario, ragazzi. Guardate qua, stupendo, stupendo, anche questo ho realizzato in pochissimi secondi con un risultato eccezionale. Se avessi ridotto un pochettino la velocità avrei avuto un risultato ancora migliore, ma già come definizione comunque è spettacolare, considerando che era ondulato, che la superficie della pelle non è liscissima, questa finitura così con queste righine, quindi perfetto, eccezionale. Proviamo allora a fare qualcosa di piccolo, proviamo a incidere su questa pinza da 1 centimetro e via con la marcatura. Anche in questo caso 300 mm al secondo e potenza 100%. Ragazzi, ha impiegato 4 secondi. Guardate, questo è il logo inciso velocemente, è venuto così leggero. Proviamo da questa parte, quindi devo ridurre però la velocità a 120. E dai, messa a fuoco. Ok, ha finito. Regoliamo la messa a fuoco manualmente. Guardate, in questo caso è venuto decisamente molto meglio, con un'ottima qualità, dei dettagli spettacolari. Guardate, sembra un marchio fatto in fabbrica, bellissimo, su tutti i metalli, metalli lucidi, metalli verniciati, qualunque tipo di metallo riesce a inciderlo senza nessun problema. Proviamo anche sulla plastica. Questa è la confezione dei miei microfoni. Ok, incidi. Velocissimo. Forse in questo caso avrei potuto ridurre pure potenza, oppure aumentare la velocità, perché dal rumore sento friggere. Quindi temo che insomma si possa insomma, danneggiare l'incisione e non venire in modo corretto. Vi ricordo che questi fumi sono dannosi, non fanno sicuramente bene, e conviene utilizzare sempre aspiratori ed eventualmente anche la finestra aperta, ma avrei potuto ridurre un pochettino la potenza perché nella parte riempita la plastica, diciamo, è poco diciamo bruciacchiata. Però per quanto riguarda la definizione, guardate la scritta channel, la scritta YouTube, il logo con la chiave inglese, il mio nome, tutto scritto benissimo ed è
piccolissimo, quindi anche sulla plastica riesce ad incidere. E allora, fino ad ora vi ho fatto vedere però incisioni solo piccole, adesso voglio farvene vedere una che sia al massimo della sua dimensione, quindi 70 mm di larghezza, poi il logo essendo rettangolare ovviamente non verrà alto 70, ma invece 60 mm, quindi facciamo il frame, come vedete questa è la misura massima, proviamo ad inciderlo a 1200 mm al minuto, ma possiamo impostare più passaggi e vediamo come va, quindi via. Guardate quanto è veloce. Ragazzi, praticamente io mi potrei fermare pure con il primo passaggio, quindi mi sa che farò così. Quindi sono passati praticamente 15 secondi e possiamo dire che ha completato il lavoro. Sta facendo solo gli ultimi ritocchi della stessa incisione. Ok, effettivamente non capisco però quando inizia il secondo passaggio. Facciamo una zoomata. Troppi riflessi sul metallo, ragazzi, è così. Adesso faccio un'altra incisione però con un'angolazione diversa in modo che possiate godervi lo spettacolo. Quindi vabbè, interrompiamo perché già il risultato è spettacolare in questo modo, quindi è riuscito a incidere benissimo in pochissimi secondi. Rifacciamolo da quest'altra parte e vi faccio vedere con l'angolazione giusta. E adesso avviamo l'incisione ed il cronometro. Guardate. Che spettacolo, ragazzi. 5 secondi, 7 secondi, ha quasi finito. Farà ora alcuni passaggi per definire meglio tutti i vari dettagli. Guardate, contorni. E questo è un solo passaggio. Ok, finito in 20 secondi. Che meraviglia. Inciso benissimo. Volete vedere l'alluminio? Proviamo allora a incidere anche l'alluminio. Velocità 250 mm al secondo con una potenza sempre del 100%. Via. Velocissimo, sta andando alla velocità della luce. Ok, un solo passaggio, vediamo come è venuto. E questa è l'incisione sull'alluminio. Anche questa è riuscita benissimo e forse in 5-6 secondi realizzata con una definizione elevatissima. Ma vi sarete accorti che non ho fatto le prove sul legno, perché questo incisore, volendo con una bassa velocità, riuscirebbe a farlo. Comunque io non ho trovato i parametri adatti, ma è un incisore che nasce più che altro per lavorare sui materiali che vi ho fatto vedere. Per il legno non lo trovo proprio indicatissimo. Comunque, volendo, se uno si vuole passare questo piacere, come vedete, riesce a lavorarci, però non mi sembra proprio, diciamo, indicato al 100%. Può lasciare comunque una marcatura anche sul legno e, se necessario, forse con più passate potrebbe anche riuscire a tagliarlo. Comunque questo è il risultato che abbiamo appena ottenuto, facendo un segnetto sul legno che, come vedete, con questa bassa velocità comunque è rimasto solo in superficie, quindi dovrei fare diversi esperimenti. Rinvio questa prova a qualche altro video. Per ora accontentiamoci delle prove sul metallo. Questa invece è la copertura magnetica della sigaretta elettronica. Tempo fa già ho inciso la mia con questo logo Jack Daniels, ma con un altro incisore laser. Adesso voglio farvi vedere con 1600 mm al secondo, sempre potenza 100%, quindi una velocità straordinaria, paurosa. Vediamo se riesce ad incidere e eventualmente quanti passaggi sono necessari. Ragazzi, aprite bene gli occhi perché... Ok, ha già finito, ragazzi. Ha già finito, però l'incisione è venuta leggera, si vede, dovreste riuscire a vederla. E in questo caso, dato che rimane tutto fermo al suo posto, facciamo tutti i passaggi che vogliamo. Va bene, così già dovrebbe andare bene. Allora, regoliamo la messa a fuoco. E questo è il risultato, una incisione meravigliosa. Guardate per esempio sulla carta cosa si riesce ad ottenere a 2000 mm al minuto. Insomma, vediamo quello che riusciamo ad ottenere. Via, fatto, ragazzi, incisione realizzata. Forse ha impiegato un secondo per fare tutto questo lavoro. Allora, sto esagerando, voglio provare con 5000 mm al secondo, quindi un fulmine. Ok, dai, ho esagerato, però è riuscito a farlo, ragazzi. Non ha la stessa qualità di quello di sopra, però comunque è riuscito ad incidere. Quindi
Complimenti a Enjoy Wood. E allora ragazzi, questo incisore laser a fibra da 20 watt secondo me è eccezionale per chi non ha bisogno di lavorare su grandi superfici. Avete visto quanto sia veloce? E queste non sono le uniche incisioni che ho fatto. Mi sono divertito a farne tante altre, guardate che bellezza, e ancora tantissime ho intenzione di farne, perché questo incisore è così veloce che ti dà la possibilità di passarti il piacere di fare anche delle incisioni alle quali magari non tieni tantissimo, che però con un incisore laser lento magari ti fanno rinunciare a fare quel lavoro, o se hai delle commissioni da parte di qualcuno per fare per esempio delle medagliette o qualcosa, dei ciondoli, insomma qualcosa che comunque richieda 5-10 minuti di un'incisione. Insomma, già per farne tre passa mezz'ora, con questo invece per farne tre ci vogliono 1 minuto e mezzo, due. Quindi sicuramente per chi deve utilizzarlo per lavoro è una manna dal cielo, perché è velocissimo e permette di ottenere degli ottimi risultati. Non vi ho detto tutte le caratteristiche tecniche, vi lascio comunque tutte le informazioni sul sito, così potrete anche usufruire del codice di sconto e eventualmente se vi interessa appunto acquistarlo risparmiando qualcosina. Adesso io vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vado ad incidere tutto quello che trovo in metallo per casa nel mio laboratorio e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!